Nell'abbraccio delle nubi, dove l'aria si fa sottile e il cielo sembra toccare la terra, si erge l'Himalaya. Per chi come me è cresciuto ai piedi delle Alpi, è facile comprendere quale fascino eserciti la catena montuosa più maestosa e inaccessibile del pianeta, nel cui ventre si snoda l'antico sentiero che collega le più remote regioni del Nepal e che attraversa uno degli ecosistemi più spettacolari e diversificati del nostro pianeta, il circuito dell'Annapurna. Ancora oggi quel richiamo resiste, incantando chi osa sfidarne l'immensità silenziosa, capace di mantenere intatte antiche promesse di avventura che hanno incantato generazioni di viaggiatori. Il mio viaggio inizia qui, a Kathmandu, la caotica capitale del Nepal. L'aria, come sempre, è quasi irrespirabile per lo smog. Gli occhi e la gola iniziano a bruciare dopo poche ore. Il traffico è assordante tra le vie spezzate e gli edifici squarciati, cicatrici mai rimarginate del terribile terremoto del 2015. Ma la vita ha ripreso a scorrere come un tempo tra i templi di Durban Square e i mercati di Tamel. Lasciamo alle nostre spalle il caos della capitale e ci dirigiamo verso ovest su uno sgangherato autobus di linea, lungo strade sconnesse e polverose che ci condurranno a Besisahar, la porta d'ingresso al circuito dell'Annapurna. Percorriamo il tracciato della futura autostrada che collegherà Kathmandu con Pokhara e che un giorno porterà un po' di ordine in questo perenne ingorgo di camion, motorini e carri trainati da muli. Per questa avventura ritrovo Roby e Gigi, con cui ho condiviso il primo trekking in Himalaya, all'Everest Base Camp. Oggi è anche l'ultima possibilità di acquistare l'attrezzatura mancante e il quinto paio di scarpe da trekking da quando sono partito 7 mesi fa. Il destino vuole che la nostra partenza corrisponda con le celebrazioni del Diwali, la festa della luce, che segna la vittoria della conoscenza sull'oscurità. Le strade sono animate da canti e balli tradizionali. La gioia della gente si manifesta ovunque e noi ne siamo parte. Lasciando la strada principale e proseguendo verso nord, costeggiamo fiumi impetuosi e valli profonde. Per guidarci ritroviamo Bibi, una guida nepalese temprata da anni di esperienza. Stringeremo un legame profondo che ci porterà a realizzare un sogno coltivato da entrambi: aprire una nostra agenzia di trekking. Nasce Himalaya Exped. Al suo fianco ci sono i nostri portatori, Suresh e Nambadur. Giovani uomini dalle spalle possenti e dai cuori generosi. Non trasportano solo il nostro equipaggiamento, ma anche un'antica saggezza del territorio, un sapere tramandato attraverso generazioni che vivono in armonia con queste montagne maestose. Il monastero di Pisang ci offre un momento di riflessione. Qui, al cospetto di questi giganti di ghiaccio, accendiamo incenso come ho appreso nel pellegrinaggio buddista in Giappone e lasciamo che lo spirito di questi luoghi ci avvolga. Ogni respiro è una connessione con il passato, con le storie di pellegrini che per secoli hanno percorso questi sentieri in cerca di illuminazione.
Le foreste di rododendri lasciano il posto a rocce aspre e il fragore delle cascate è l'unico suono che interrompe il silenzio di queste vallate. Le montagne si ergono come giganti silenziosi e noi ci sentiamo piccoli di fronte alla maestosità dell'Annapurna 2. I locali ci accolgono con sorrisi gentili, offrendoci tè caldo e dalbat, una zuppa di lenticchie, riso bianco ed erbe di montagna. Una tazza di caffè, preparata con la nostra moka, ci offre un momento di intimità, riportandoci per un istante al calore di casa. Bibi ci racconta storia della montagna e del rispetto che la sua gente nutre per queste vette. Ci guida con saggezza e un po' di apprensione quando mi allontano per effettuare le riprese con il drone. La fatica del cammino trova la sua ricompensa all'alba, con il sole che tinge le cime di riflessi argentati. Il freddo pungente e la vita che scorre immutata nel tempo ci rammenta però il nostro ruolo di semplici spettatori di questo mondo antico. Raggiungiamo Manang, un antico villaggio sospeso nel tempo. Qui, tra i 3.500 e i 4.000 metri, ci fermiamo per acclimatarci. L'aria sottile ci insegna l'importanza di fermarsi un giorno ogni 1.000 metri di altitudine guadagnata. Idealmente non si dovrebbero superare i 500 metri di salita al giorno, alternando 2 giorni di cammino a 1 di riposo. Durante il giorno di sosta è consigliabile fare un'escursione in quota per acclimatarsi, per poi scendere a dormire a un'altitudine inferiore. È importante bere molta acqua ed evitare gli alcolici, così come assumere Diamox per prevenire i sintomi del mal di montagna. I turisti scelgono per il giorno di acclimatamento di salire verso il lago di ghiaccio, ma noi scegliamo di raggiungere il tempio buddista di Prakan Gompa, un austero edificio con muro a secco aggrappato alla parete del Chul-West, dove dimora da generazioni il lama della valle di Manang, come suo padre prima di lui, che ha vissuto 101 anni e che non è mai sceso a valle in tutta la sua vita. Prima di lasciarci ci ha donato un braccialetto di buon auspicio, che ancora oggi, a quasi un anno di distanza, mi accompagna durante i trekking nelle regioni più remote del mondo. Ritornati a Manang, ci accorgiamo di come sia una terra di contrasti. Da un lato ci sono le montagne che si ergono imponenti, dall'altro ci sono le persone che abitano queste valli da secoli, la cui vita si svolge in un delicato equilibrio tra la natura e la sopravvivenza. Mentre io arranco in salita, un portatore inonda la valle con la musica, trasformando la mia fatica in spensieratezza. L'ascesa verso il lago Tilicio trasforma il paesaggio in un deserto d'alta quota, aspro e imponente. I canaloni profondi, scolpiti dall'erosione dalle frane, si snodano come fiumi di pietra. Il vento arido solleva la polvere fine dei ghiacciai, che si mescola con l'aria rarefatta, rendendo la gola secca e irritata. Il paesaggio è quasi lunare, si percepisce la forza cruda della montagna.
Una volta raggiunta la cima, a 5.000 metri di altitudine, il lago Telicio si rivela come una delle meraviglie naturali più remote e incontaminate del nostro pianeta. Qui, nel cuore pulsante dell'Himalaya, il paesaggio sembra sfuggire alle leggi del tempo. È qui, in questo silenzio, che entro in empatia con la spiritualità di questo luogo. Non è semplicemente un paesaggio spettacolare, come tanti visti in questo anno sabbatico. È un santuario, uno spazio di contemplazione che trascende l'impresa fisica necessaria per raggiungerlo. Il Telicio non è solo un corpo d'acqua incastonato tra le vette himalayane, è un frammento di un mondo primordiale, un luogo in cui la bellezza non è stata corrotta dal passaggio dell'uomo e dove si può ancora percepire la forza pura e immutata della natura. Questo lago ha il potere di imprimersi nella memoria, non solo per ciò che si vede, è un luogo che trasforma, che lascia un segno indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di osservarlo. Qui, in questo remoto angolo del mondo, lontano dal frastuono della civiltà, si può riscoprire il vero significato della parola meraviglia. L'avvicinamento a Torun Fedi avviene attraverso una interminabile vallata scolpita dal vento e dai ghiacciai. La sera, mentre il sole scende dietro le vette maestose, la temperatura cala bruscamente. Nei lodge, come da tradizione, solo la sala principale è riscaldata e non con i mezzi consueti. A queste altitudini, dove la legna è rara come l'ossigeno, la fonte di calore proviene da una risorsa locale, lo sterco di yak, utilizzato per alimentare rudimentali stufe di lamiera. Intorno a questo rustico focolare si riuniscono escursionisti provenienti da ogni angolo del mondo. Stanchi ma soddisfatti, condividiamo le emozioni della giornata. Le lingue si intrecciano in racconti di avventure passate e in sogni di conquiste future. Ma le sfide non sono solo ambientali. I problemi di stomaco hanno richiesto una dieta semplice: uova sode a colazione, riso bianco a pranzo e patate bollite a cena, condite con un filo di olio d'oliva portato dall'Italia come piccolo comfort, così come le barrette proteiche dal Giappone. I morsi della fame, un segnale del metabolismo che riprende a funzionare, sono paradossalmente confortanti. Le riserve sono scarse, ma la volontà è forte. Questa è la natura di un viaggio così arduo, non solo esplorare il mondo esterno, ma anche scoprire fino a dove ti può spingere la forza di volontà.
Sono le 3:45, i muscoli del mio corpo mi implorano di non uscire dal sacco a pelo. Prendo coraggio e ritrovo Jack ed Erika, compagni di serate passate a giocare a briscola, già con una tazza di tè bollente in mano e scalpitanti di desiderio di scalare il passo più alto del mondo. Morning. Good morning. It's cold. Sopra di noi si apre un cielo di zaffiro, così blu e puro da sembrare solido. L'aria rarefatta rivela un panorama mozzafiato di picchi innevati che si estendono all'infinito. Il sapore è quello di aver compiuto un'impresa epica. Pochi minuti per le foto di rito e poi il vento gelido, a oltre 20 gradi sotto zero, inizierà a penetrare gli strati dei vestiti termici fino a raggiungere le ossa. Decidiamo quindi di rinchiuderci nel piccolo bivacco posto sul passo, dove un anziano nepalese ci offre una tazza di tè davvero in attesa. Da un lato l'Annapurna, dall'altro il Mustang. Scendendo dal passo del Torong La, gli scarponi scricchiolano su tratti ghiacciati e attraversando antichi ponti tibetani. L'altitudine cala rapidamente e ci dirigiamo verso Muktinath. Le fiamme naturali che ardono ininterrottamente da secoli e le sorgenti sacre, simbolo di purezza e rinascita, attirano pellegrini da ogni angolo del mondo. Muktinath non è solo un luogo di culto, è un rifugio per l'anima. Qui, al cospetto del maestoso Dhaulagiri, la spiritualità sembra fondersi con la natura. Il Mustang è molto più di una semplice regione desertica e remota. È un rifugio, un ultimo baluardo per i monaci tibetani in fuga. Lontano dalle pressioni politiche e dalla distruzione del loro patrimonio spirituale, tra le vette imponenti e i canyon scavati dal tempo, i monaci hanno ricreato un frammento di Tibet, mantenendo viva una cultura in esilio, come se il mondo esterno non esistesse. Quando finalmente arriviamo a Lupra, il villaggio appare come un'oasi di verde nel deserto, un piccolo rifugio di vita e prosperità.
A Johnson, sotto un cielo di cobalto, salutiamo Gigi, Jack ed Erika. C'è chi deve tornare al lavoro, chi prosegue per altre avventure. Il nostro autobus, stippato all'inverosimile, si muove lentamente su strade a strapiombo sui burroni. Ogni sobbalzo ci avvicina a Tatopani. Il clima è mutato drasticamente e la vegetazione rigogliosa ha preso il sopravvento. Immersi fra foreste di rododendri, i fiori riempiono il paesaggio. Petali variopinti e fragranze delicate si mescolano nell'aria. Pennellate vivaci ci raccontano che in questa giungla la vita è un mosaico vibrante in continua fioritura. La meta è Punil, un modesto rilievo di 3210 metri che si erge come un palcoscenico naturale di fronte al maestoso anfiteatro dell'Himalaya. L'oscurità si ritira lentamente, rivelando le sagome imponenti del Dhaulagiri e dell'Annapurna Sud. Le pendici boscose ai piedi delle montagne emergono dall'ombra, creando un contrasto mozzafiato con le pareti rocciose e i ghiacciai che le sovrastano. Mentre il nostro viaggio lungo i 230 km del circuito dell'Annapurna volge al termine, ci troviamo sul versante meridionale di questo massiccio imponente. Qui, creste avvolte nella nebbia, si alternano a gole vertiginose, ricoperte da un intricato tappeto di liane. Torrenti impetuosi scompaiono tra le rocce, solo per riemergere chilometri più avanti, in un eterno ciclo di nascita e rinascita. Il sole che tramonta dietro il sacro Machapuchare offre uno spettacolo che da solo giustificherebbe questo epico viaggio. In un'epoca in cui la natura è sempre più minacciata, luoghi come il circuito dell'Annapurna ci ricordano quanto il mondo naturale sia potente e sacro. Ci rammentano la nostra responsabilità di proteggere questi santuari affinché le generazioni future possano sperimentare la stessa meraviglia che abbiamo avuto il privilegio di vivere. Il nostro cammino si conclude a Pokhara, dove le maestose vette si specchiano nelle acque tranquille del lago Pewa. In questa città, dove l'energia vibrante del bazar si fonde con la serenità delle antiche pagode, comprendiamo appieno la straordinarietà delle valli dominate dall'Annapurna. Mentre lasciamo queste montagne, portiamo con noi non solo ricordi, ma anche una rinnovata consapevolezza della nostra connessione con il mondo naturale. Il circuito dell'Annapurna ci ha mostrato che, nonostante i progressi della civiltà, il vero viaggio è quello che ci riporta alle nostre radici,
alla meraviglia primordiale della natura incontaminata, un monito alla fragilità e alla resilienza della vita sulla Terra, un invito a riflettere sul nostro ruolo nel preservare la bellezza che ci circonda.